Trani e la sua frittura particolare. L'evento che stiamo per raccontarvi ha poco a che fare con le meravigliose fritture di pesce che si possono gustare nella splendida città marittima di Trani, affacciata sull'Adriatico. Anche se, sempre di una frittura particolare si tratta. In questa località ricca di storia e cultura, si trova la chiesa di Sant'Andrea, luogo in cui, intorno all'anno 1000, avvenne uno dei miracoli eucaristici più sorprendenti, noto come il miracolo dell'ostia fritta. All'epoca, la presenza di una numerosa comunità ebraica a Trani era attestata da diverse testimonianze, come la chiesa di Sant'Anna, un tempo sinagoga, e le vie dai nomi ebraici, ancora visibili nel tessuto urbano. Fu proprio in questo contesto che una donna ebrea, con l'aiuto di una cristiana, si infiltrò tra i fedeli durante una celebrazione liturgica. Fingendo devozione, riuscì ad accostarsi alla comunione con intenzioni sacrileghe, dando inizio a un evento che si sarebbe presto trasformato in miracolo. Dopo aver ricevuto l'ostia consacrata dalle mani del sacerdote, la donna tornò al suo posto. Tuttavia, invece di consumarla come previsto, la nascose in un fazzoletto senza destare sospetti. Dopo la celebrazione, con discrezione, si allontanò dalla chiesa, portando con sé quel sacro pane. Il suo intento era di deridere e offendere la fede cristiana nell'Eucaristia, dando vita a un piano empio che aveva concepito nella mente e coltivato nel cuore, realizzandolo con un gesto sacrilego. Arrivata a casa, la donna mise subito in atto il suo piano sacrilego. Accese il fuoco e preparò una padella con dell'olio. Quando l'olio cominciò a sfrigolare, vi gettò dentro l'ostia consacrata. A contatto con il liquido bollente, l'ostia si trasformò miracolosamente in carne viva e sanguinante, e il flusso di sangue continuò senza fermarsi immediatamente. Di fronte a quella reazione inaspettata e alla sorprendente trasformazione, l'incredula donna ebrea, presa dal panico e dalla paura, cercò inizialmente di nascondere ciò che era accaduto. Tuttavia, rendendosi conto dell'impossibilità di disfarsi del corpo del reato, sopraffatta dal rimorso, scoppiò in lacrime e si mise a gridare il suo dolore. La curiosità e la preoccupazione attirano rapidamente persone dalle strade vicine. All'udire dell'accaduto, tutti rimasero sbalorditi e la notizia del prodigio si diffuse rapidamente per tutta la città e qualcuno si affrettò a informare il vescovo. Il pastore, turbato per l'orribile sacrilegio, si recò immediatamente sul luogo, si prostrò in segno di adorazione e implorazione, e indisse una processione di riparazione e penitenza. I resti dell'ostia fritta furono devotamente raccolti e portati in cattedrale. La reliquia, che contiene l'ostia fritta, è conservata in un elegante reliquiario donato dal tranese Fabrizio De Cugno. Questo reliquiario ha la forma di una piccola casetta con 4 colonnine e una cupoletta. Al centro si trova un tubicino di cristallo che racchiude, in un batuffolo di ovatta, 2 pezzi di ostia fritta di dimensioni diverse. La parte superiore presenta un colore bruno-nerastro, mentre quella inferiore è di un bruno rossastro lucente. La variazione di colore è probabilmente dovuta alla diversa intensità di frittura a cui sono stati sottoposti. La sacra reliquia è oggi custodita nella cattedrale dedicata a Maria Santissima Assunta. Numerosi documenti attestano questo prodigio, inclusi alcuni monogrammi eucaristici che si possono trovare incisi sulle antiche vie della città. Un'indiretta conferma del miracolo di Trani si trova in un'affermazione di Padre Pio, il cappuccino stigmatizzato, che disse: «Trani è fortunata, perché per ben 2 volte il sangue di Cristo ha bagnato la sua terra». Questa dichiarazione si riferiva sia al miracolo eucaristico di Trani che a quello del crocifisso di Colonna, dal quale, a causa di un atto sacrilego, uscì un abbondante flusso di sangue. 6 episodi del miracolo eucaristico, tra cui la consegna della sacra particola all'ebrea, la trasformazione dell'ostia fritta in carne, la processione di penitenza, il processo all'ebrea, la sua giustizia e la lotta tra angeli e demoni per la sua anima, sono rappresentati nel Palazzo Ducale di Urbino. Queste opere sono attribuite al pittore toscano Paolo Uccello. Nel 1706, la casa della donna fu convertita in cappella grazie alla generosa donazione del nobile Ottaviano Campitelli. Oggi, in questo luogo sacro, è ancora visibile la padella utilizzata durante il miracolo.